Luca e Elena, ciao, buongiorno. Ciao. Come siete tutti sui punti? 5, 4, 3, 2, 1. Lo vedo, è lui. E vedo che cammina, mentre cammina è come se dietro lasciasse una scia energetica che attira quasi come se fosse un magnete. Mhm. Mm, le persone, ma più che le persone, come se il magnete attirasse le persone, ma attraverso le loro interferenze. Quindi attira le interferenze delle persone. Sì, Vibrazione. 87 miliardi. Consapevolezza. 191. PS e PE. 43, 57. Vite precedenti. 238. Cervello. 9,8. Ok, i voti altissimi. Luca non è alla prima sessione, vibrazione molto alta, consapevolezza molto alta, quasi equilibrio PSP e vite precedenti ridicole, pochissime, mai viste così poche, o quasi, cervello quasi a 10. Ci siamo. Mhm. Interferenze. Allora c'è un piccolo rettile, un piccolo falconiforme, ma non adesso. Li vedo vicini. Fuori. Mhm. Ora di interferenze eteriche non ne ha. Oh, mentali. Scusa, eteriche DL? Allora, i DL ce ne sono due. Dentro o Eh, fuori? fuori. Tutto fuori, quindi eterico, ok. Mhm, sì. Mentali. Scusa se ti ho fatto tornare indietro. Mhm. Allora, mentali. Allora, ce ne sono due che sono legate, sono interdipendenti una dall'altra, nel senso che ce n'è un'entità mentale di livello 2 Mhm. che Eh, allora, è quella che fa credere a Luca che se non si butta, direi, a capofitto, posso dire così, in una cosa, eh, lui non riesce a essere perfetto, tra virgolette, come se fosse questa insicurezza questa sua insicurezza lo porta a cercare un ideale di perfezione Mhm. per se stesso, no? E quindi per trovare questo ideale di perfezione lui tende a buttarsi completamente in una cosa e fa solo quella. Mhm. E questo è legato a questa entità mentale di livello 5 che la fa diventare, questa cosa la fa diventare dipendenza da qualcosa, da una cosa, no? In ogni momento una cosa diversa e in questo momento è quella. Mm.
È come se questa entità mentale di livello 5, che la chiamerei dipendenza, eh, dipendenza univoca, ogni volta si agganciasse a un'entità mentale collettiva diversa. Mhm. Una Quindi volta quella della pornografia, una volta quella di non so che. sì, Ok. esatto. No? Ogni volta che lui riesce a sganciarsi da un'entità mentale collettiva, l'entità mentale di livello 5 riesce a agganciarsi ad un'altra. E quindi lui basa tutta la sua giornata su quella cosa lì, su quell'argomento lì. Fissazione. Esatto. Sì, ecco, forse più che dipendenza, fissazione, ecco. Sono state viste in passato? No, Perché? co- perché non erano state viste le entità mentali. Mhm. Perché non la vedeva? Non le vedeva? Eh, Perché ave- aveva delle entità mentali che facevano sì che quella parte lì non la vedesse. È come se il suo campo visivo fosse stato solo fino a un tot e poi come se una parte venisse nascosta a tal punto da risultare inesistente. Va bene, impianti eterici non credo che ci No. siano, ma se ci sono, dimmi. Ok. Mentali? Mentali c'è come vedo una sfera, ok, mm, vedo questa sfera blu che può risultare tipo, sai, come se ci fosse dell'energia, della corrente in quel punto, no? Quindi vedo un azzurro-blu che è l'attivazione di quella parte quasi a livello elettrico, ok? Con una specie di filo. È come se ogni volta che viene tirato questo filo si attiva quella sfera. Dov'è E, questo impianto mentale? ehm, Testa. sì, dentro, più o meno come se fosse il terzo occhio, ma dentro. E viene, diciamo, questo filo viene tirato dalle entità mentali, dalle due entità mentali, quella 5 che poi si collega alla 2. Basta? Uno? Sì, Vabbè. È una situazione super fortunata, super pulita, super sì, sì. semplice. Dicotomia, alti e bassi, causa esoterica. Quando viene attivato questo filo e questa sfera, Mhm. ok, riescono ad abbassare le vibrazioni di Luca, ok, riescono ad abbassarle molto e quindi in quel momento lì, finché lui non riesce a scollegarsi da questa cosa, quindi rialzare le vibrazioni, riescono in qualche modo a mantenere il suo umore e quindi le sue emozioni basse. Ok, quindi si sente insicuro, si sente down, si sente debole e cercano di mantenerlo in queste emozioni fino a che non lui riesce a uscire. E questo in quel momento lì, quando attivano questa sfera, ok, si abbassano le vibrazioni, riescono a agganciarsi il rettile e il falconiforme che collaborano a mantenere le vibrazioni basse, ma cioè io vedo proprio per poco. Sì, come diceva lui, o qualche ora o 2 o 3 giorni, non di più. Mhm. Ok.
consapevolezza a rendevolezza. E Ho no, sentito male. Ti sento male. contrappongono a debole. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Adesso ti sento. Adesso? Sì, adesso sì. No. Dicevo, Mm, vabbè, mm. dicotomia, Vai? sì, Sì? dicotomia forza e debolezza, Sì? consapevolezza e inconsapevolezza o scarsa consapevolezza, maturità, l'essere maturo, essere infantile, dicotomia, ok. Sì, sono queste piccole interferenze che durano poco. Eh, diciamo che per agire su Luca l'unico strumento che loro cercano di mettere in atto è proprio di mm, attivare questi comportamenti, tra virgolette, che possono sembrare appunto l'estremo opposto, no? Perché in quelle poche occasioni che riescono a interferirlo, devono cercare di abbassare le vibrazioni il più possibile, ma anche così riescono poco, perché appunto riescono a interferirlo per massimo 2 o 3 giorni, non di più. Causa esoterica della dipendenza da pornografia video. Sì, adesso l'entità mentale di livello 5 è riuscita ad agganciarsi all'entità mentale collettiva pornografia. E, è come se fosse un amplificare la, l'influenza dell'entità mentale 5, ok, che è estremismo, direi, fissazione, no? Se si aggancia a una entità mentale collettiva, riesce a essere più forte. È come se l'immagine che ho è un deviare le vibrazioni, no, di una persona, in questo caso Luca, in una certa direzione, no? Incanalarle tutte in una certa direzione. Collegandosi a un'entità mentale collettiva, questa forza, questo attirare l'attenzione della persona in una certa direzione aumenta molto. E quindi un'entità mentale, deve esserci un'entità mentale alta per poter fare questa cosa, perché sennò la persona riesce a sganciarsi subito. E quindi ogni volta che Luca impara a sganciarsi da un'entità mentale collettiva, di, di un'entità mentale collettiva, l'entità mentale di livello 5 cerca di agganciarlo ad un'altra. E adesso in questo momento è la pornografia. Ok, se lui non stesse facendo questa sessione e lo sganciassimo, ma o meglio, se la stesse facendo e lo sganciassimo semplicemente dalla questione pornografia, perché noi non analizziamo le entità mentali. Ecco, se avesse fatto un'altra sessione con altri che lo riescono a staccare dalla pornografia, qual è la dipendenza successiva nei programmi di queste entità mentali o nei programmi di Luca per fare esperienza? Mm. Cibo? Bene. Perché Mm. quando succede, insomma, che inizia un filmino, prova paura. Qual è la causa del fatto che prova paura, senso di colpa, corpo freddo, dolore alla testa, sensazione di melma, freddo alla testa? Sono appunto quello che vedevo prima, no? Sono diciamo, le emozioni negative che riescono ad agganciare in Luca l'entità, le interferenze, in maniera tale da tenergli le vibrazioni basse il più possibile. Ok, quindi allora, dolore alla testa è proprio l'attivazione dell'impianto mentale. La paura, i sensi di colpa sono le emozioni a bassa frequenza che almeno lo mantengono con le vibrazioni basse e loro possono prendere energia. Mhm.
quindi vedo proprio questa cosa qua. Cercano di mantenerlo lì. Lui poi è molto consapevole, è molto forte, riesce ad alzare le vibrazioni, quindi è come se pian piano sgancia prima magari la paura, poi sgancia il senso di colpa, poi sgancia il mal di testa e riesce a sganciare le due interferenze, il rettile e il falconiforme. Mhm. Ma l'entità mentale, quella lì di livello 5 ancora non è riuscito a sganciarla. Orgasmo davanti a un film, sì o no? Cambia qualcosa? Lui sospetta che non arriva all'orgasmo, sospetta che se dovesse arrivare sarebbe un disastro, perderebbe la PS o qualcosa del genere. No, Tant'è assolutamente che perché sospetta danni neuronali ed eterici, danni, danni, no, danni no. senso di colpa. Diventi Sì, cieco, si dicevano esatto, cioè in quello quello film lì. che agganciano, no? Tutte queste. Sì, 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 questi sono i retaggi della società, no? Quindi attraverso questa cosa riescono a agganciare queste emozioni, no? Di paura, appunto per danni, oppure di sensi di colpa, come se una persona fosse sporca, no? Ci sono danni Eh, eterici? no, no, no. Si perde un pezzo di PS o un pezzo di PE? No, 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 è solo che sono le vibrazioni basse, ti abbassano le vibrazioni. eh, mm, cioè, diciamo, più intenso, allora, è proporzionale, no? Quindi più intenso è l'aggancio a questa entità mentale collettiva e più abbassano le vibrazioni. Quindi magari l'unica cosa è che le emozioni possono essere un po' più intense e magari durano più giorni. Quello è Mm, l'unico pericolo, ecco. mm. C'è uno famoso, non diciamo il cognome, tanto lo capirete tutti, visto l'argomento, che si chiama Rocco. Chi è? È interferito? È pulito? Io quando lo vedo mi ricorda un rettile, un coccodrillo. Ha lo stesso sorriso di un coccodrillo. Allora, è interferito. Sì, è come se fosse il suo membro, Mhm, che se non so, io ti devo dire non è che non l'ho mai visto, nel senso che non mi è mai capitato di vedere nessun mhm, suo film, ma so che ha il membro molto lungo, no? mm, Almeno da quanto so, ecco. Quello che vedo io è come se fosse una sonda. mm. Ok, quindi anche solo l'immagine, ehm, in quel caso lì è come se portasse informazioni ehm, interferite in un certo senso, no? Ehm, Come se volessero attraverso di lui agganciare persone, ok? E poi e attraverso, diciamo, anche solo la visione, prendere l'energia bassa delle persone, no? Nel suo caso, è come se quello che vedevamo prima, no, per Luca, che c'è quest'idea che la pornografia, che comunque anche il sesso in generale, no, sia male, sia una Mhm, cosa mhm. mm, che non va bene, no? O che sia sporca. Quindi, utilizzando quest'idea sociale, attraverso appunto Rocco, riescono ad agganciare le persone. ehm, Provo a spiegartelo, perché vedo proprio che come se la persona, ehm, la maggior parte delle persone guarda i suoi porno, ma più che altro i suoi, un po' in generale, ma i suoi nello specifico hanno questa forte energia che le persone che guardano i suoi porno lo fanno perché non possono farne a meno, ma nello stesso tempo si attiva questo senso di colpa e questo senso di fare qualcosa di sporco, no?
Mhm. Ok, quindi vedo che è come se, cioè mi viene l'immagine di questa persona che non so chi sia, ma che guarda i suoi film e mentre guarda i suoi film si masturba, ok? Ma ancora prima di iniziare, come se la vedo tutta sudata, ok? E questo sudore è come se fosse proprio l'espressione di queste due emozioni a bassa frequenza, tre, perché c'è il senso di Mhm. colpo, il senso di essere sporchi e il non poterne fare a meno, Mhm. ok? Quindi eh, queste tre emozioni a bassa che sono espresse nel suo sudore improvviso. Ma fa parte di un progetto, Rocco? Sì, sì, io vedo, vedo lui interferito e guidato da tre entità diverse, potrei dirti. Allora, vedo una parte di Moloch del secondo universo, poi vedo ehm, Zeus e poi vedo i Siriani, proprio come se ci fossero tre collegamenti. Va bene. Gli mandiamo un ad eternum veritas, un uomo energia. Così, con la sua Academy. Si fa un po' di giri nel cambiamento. Ok, sogni. Un militare accogliente che a tradimento nel sogno gli fa la punturina, gli parla di Spike, proteina Spike. Un altro sogno analogo dove lui chiede se è un sogno, vengono schioccate delle dita, quei due lì. Sì, allora, il primo si è svegliato proprio, diciamo, a metà dell'abduction, ma svegliandosi, io vedo che mm, è riuscito a bloccare si dice, le conseguenze di quello che avrebbe voluto fargli questo militare, ok? Mhm, Allora, quello che vedo da questo più in generale è che stanno tentando di fare questa cosa, quindi la punturina alle persone che sono riuscite a rifiutarsi finora, stanno tentando di farlo in eterico. mm. La prima cosa che mi è arrivata, no? Vabbè, Luca è riuscito a bloccarli, quindi non hanno fatto niente. Ti devo dire che anche negli altri, anche se ci riescono, non è la stessa cosa, eh. Cioè, è solo un abbassamento di vibrazione e un aggancio di un'interferenza, ma non è come fare la puntura, se no l'avrebbero Canonica. fatto tutti. E l'altro invece è riuscito, la sua PS è riuscita a svegliarsi ancora prima che iniziassero l'abduction. Il fatto che lui abbia detto è un sogno e c'è tutta quella parte lì, era prima. Lo stavano per Mhm. prelevare, ma non ci sono proprio neanche riusciti. Va bene. Mm, mm, mm. Chiamiamo tutti i disincarnati che ha chiesto, quindi tutti i parenti di tutte le generazioni, intanto apriamo il portale aureo, la compagna del cugino della madre, morta suicida, che se vuole lascerà un messaggio, tutte le persone che sono morte suicide legate alla sua famiglia e appunto tutti i parenti suoi. Mhm. Quanti sono i parenti? 92, Quanti sono i morti suicidi? 23.
La compagna del cugino della madre è arrivata? Mhm. Ok. Vic a tutti. Che effetti ha la Vic sulla compagna? La madre del cugino della madre. Si sgancia da dov'era. Dov'era? Mm, allora, è arrivata, adesso non mi ricordo se me l'ha detto Luca comunque io la vedo, penso impiccata, non lo so, ma la vedo ancora tipo legata al collo, ok, penzolante, ma che è arrivata tipo su un carrello trasportatore, su un soffitto, no? Quasi come se fossero Ah, animali al macello. mhm. E quello che mi è arrivato è che queste persone sono, diciamo, sono arrivate a questo tipo di suicidio collegate ad un'interferenza che le porta a questo tipo di suicidio. E quindi era una di tanti su questi carri trasportatori. E con la Vic si è sganciata da questa cosa. Mm. Mm. Vuole lasciare un messaggio a Luca che poi riferirà, insomma, a chi vuole. E vuole lasciare un messaggio più che altro a suo marito o compagno, non mi ricordo, ehm, dicendo ero chiusa in una bolla e è come se non sentivo niente fuori. E quindi tu mi vedevi assente o non presente, pensavi che non ti amassi o che, ma semplicemente perché ero in una bolla, era come se fossi diventata autistica. Volevo comunicare questa cosa qua. Mm. Va bene, la salutiamo. Mhm. Andiamo nel portale Aureo. Vai a vedere solo un secondo cosa fa di dentro. Vabbè, ora sta diventando energia del portale aureo e sta scegliendo la zona, tra virgolette, dove stare per poi scegliere dove tornare e quando, tra virgolette, ovviamente, perché non esiste né tempo né spazio. Lo chiudiamo Mhm. e apriamo il cinema. Chiama lei, Mhm. la invitiamo nel cinema, anche io la conosco. Caso vuole che due miei ex clienti si siano conosciuti da soli. Tratta, la cosa particolare è che la vedo molto luminosa e anche intorno a sé ha un alone tutto luminoso. Mhm. Eh, appena entrata si è accorta subito di dovere con chi era.
Di dov'era e con chi era e con chi è? Mm, con Luca. Che è venuto lì nel cinema? No, la sta guardando da lontano, ma Mhm. io vedo l'unione energetica. Beh, ma il cinema è di Luca, quindi Luca può andare nel Eh cinema. sì. C'è andato? Mhm. Che fa? E non possono far altro che guardarsi e unirsi. Sono molto vicini, vicini, praticamente attaccati, si guardano negli occhi. È la fiamma? Mm. Sì, ho visto proprio subito l'unione, sai quella che quando c'è la distanza fisica io vedo questo canale, questo tubo tipo, no? Energetico, Ah. loro molto grosso, molto grosso. Loro è più che altro blu-azzurro. Mm. Poi si sono uniti adesso, è tutta una sfera energetica. Mhm. Io non so tra l'altro perché Luca, che non è di quella regione in cui si trova adesso, sia andato lì. Eh, Non so infatti. niente di questa cosa. Meglio, perché è andato lì? Perché ha scelto quella regione? Lui che adesso ha una vita itinerante, si può dire, no? Col camper. Mm. Quindi poteva andare all'estero, poteva Sì, andare un ma po' a lui lungo, sapeva si è che doveva potuto. andare lì, c'è stato proprio, ha seguito la sua PS. La sua PS in qualche modo gli ha detto, con una scusa, tra virgolette, gli ha detto vai lì, ma era perché lui ha seguito molto la sua PS, la sua PS gli ha fatto fare i passi per arrivare alla fiamma, con cui lui ha aperto il canale, no? Come diceva, ascoltando le sessioni, ha aperto, si è collegato alla sua fiamma e la PS ha potuto fargli fare i passi proprio in maniera fluida verso la fiamma. Poi le entità mentali non volevano e quindi hanno detto no, quindi tu sei sporco, non puoi, Hanno devi cercato, aspettare, sì, devi sì. creare un mondo e non subirlo, sì, ma nella massima connessione con la PS, Sì, sì, niente di fisico, mm, niente di mm, sì, estremismo, sì, fissazione, estremismo esatto. più che altro. Sì, Che estremismo. senso ha essere nella Matrix e averlo voluto? E Mhm. vivere solo connessi costantemente con la propria PS, non ha nessun senso. Ma a parte Vattene a non stavi avere, là, a parte non avere senso, non si può. tant'è che Sei qua. non potersi, quindi non ottieni niente. No, infatti. Se non grande Mm. frustrazione, se non Sì. grandi paranoie. E Mhm. infatti, grande frustrazione, grandi paranoie. E poi Vivere male. salti proprio, sai quello che lui diceva, no? Che salta da una parte all'altra, ma è per questo, è perché se tu vuoi andare troppo su e non puoi qua, e poi dopo vai troppo giù, quindi entri proprio nel mentale e con le entità mentali che ti tengono lì. C'è proprio questa dicotomia che diceva lui e questa cosa, no? Questo estremismo, assolutamente, sì. Cosa dice lei? Vuole lasciare un messaggio a lui, a se stessa, a noi? Sentivo che era vicina, che la mia fiamma era vicina. Sentivo proprio come mi fa vedere, no? Come se io avessi in mano, sai, il metal detector, quelli, no? Sì, sì, Quelli, sì. ecco. Eh, e sentivo che era vicina.
Non sapevo chi era, ma sapevo che era lì. Lo sentivo proprio a livello energetico forte. Sì, e dopo anche lei ha capito che è lui. Mm, mm, mm. A se stessa cosa vuole dire? A se stessa vuole dire usa meno la mente, usa più, eh, allenati di più a alzare le vibrazioni, usa meno la mente. Tanto non lo perdi. Mm. Chi? Luca? Sì, perché è come se lei, allora diciamo, ha fatto bene nel senso che vedo questa cosa, no? Non ha voluto insistere con Luca perché aveva paura che lui si allontanasse, no? Se lei avesse insistito. E questo però l'ha fatto con la mente, anche se è stata la cosa, diciamo, più saggia, nel senso che lui almeno ha potuto lavorare su di sé, però lei l'ha fatto con la mente, con la paura di perderlo. E invece deve seguire di più la sua PS, il suo cuore, ecco. Mhm. Questa cosa qua che si è detta. Come creare il mondo e non subirlo, quindi. Allora, vivendo ogni esperienza, quindi proprio vivendo, cercando proprio anzi di fare esperienze concrete guidati dalla propria PS, quindi da quello che sentiamo dentro. Quindi scegliere la via, scegliere l'esperienza, la via, partendo da dentro, sentendo da dentro dove bisogna andare. Bisogna, tra virgolette, nel senso proprio scegliere l'esperienza partendo da dentro. E se e si può sapere che se abbiamo scelto l'esperienza che voleva la PS perché l'esperienza andrà in maniera fluida. Ok, se invece ci sono un sacco di intoppi, allora lì abbiamo magari scelto l'esperienza giusta, ma poi ci mettiamo la mente. La mente, interferenze, lì ci interferiscono e arrivano interferenze mentali. Invece, se noi continuiamo a seguire la PS, l'esperienza che all'inizio può sembrare anche magari negativa, no? Ma se noi seguiamo la PS si scioglie, si scioglie in un Ma attimo. seguire la PS significa seguire proprio istinto, Sì, cuore o passare 6 ore di meditazione nella natura? oh, assolutamente. Demonizzare la qualunque, soprattutto nell'ambito sesso, sembrano banalità queste, ma non lo sono, No. non lo sono. Io conosco persone che sono andate fuori di matto, Mm, fissandosi con queste, fissandosi, mm. Eh sì, proprio, fissandosi, perché facendo delle proprio, cazzate di livelli veramente improponibili. eh, sì. Quando si passa sopra al simbolo dipinto sull'asfalto delle persone handicappate, si connette a noi un EDL. Vero? Uh, Si attacca, fatto. mhm. Quindi tu devi schivare tutti i simboli Oh Madonna, no. e per capire bene tutti questi concetti che sono tutti uno, il punto più importante di Luca è l'ultimo. Voglio creare il mio mondo e non subirlo. Così, Bene, come ti ho appena detto. benissimo, faccia il suo ingresso, sai quando si inaugura una macchina ha il telo sopra, no? Mhm. Faccia il suo ingresso un oggetto coperto dal telo. È un oggetto che ha delle ruote, un po' verticale, un po' secco, entra da camera e ha un telo di che colore? Arancione. Bene, Luca si mette davanti a questo specchio col telo
ovale, con una bella cornice come vuole lui, e adesso toglie il telo. Danni neuronali eterici dalla visione di un film a luci rosse. No. Chi decide che siano danni neuronali ed eterici? Se si fa le interferenze, se lui... Lui decide. Lui, sì, sì, decide lui, esatto. Lo vede adesso, io insisto su questa cosa, Mm. lo vede adesso. Chi decide e crea il mondo? Chi decide di avere danni neuronali Lui, eterici o non assolutamente. averne? Tolga il telo. Mm. E non è lo specchio, è lui Sì. che decide. Che è venuto qui a fare Dio, quello che è. Mhm. Qui però, Eh sì, qui. non solo come anima. Qui non è lui, non è anima, se no se ne stava là. Eh no, Che certo, senso ha? infatti. Voglio tornare, voglio tornare, voglio tornare, dicono alcuni o alcune. Mm. Che ok, intanto fai quello che sei venuto a fare. È una trappola, Io lo questo vedo però. schifo. Prendete il giusto e il buono delle No, ma poi situazioni e create. più dici è una trappola questo schifo e più rimani qua. Cioè, proprio perché quello è il mentale, la negatività che tiene le vibrazioni basse, più rimani qua. Cioè, quello che vedo io è che poi si può tornare alla sorgente a essere uno solo vivendo. Lo diceva Battisti, no? Lo scopriremo solo vivendo. Ed è così. Quello che vedo io è così. Esatto. Mhm. L'ha tolto il telo? Sì, sì, l'ha tolto e vede i suoi vari parti, no? Le sue vari corpi. Eh, e c'è proprio questa, ehm, come potrei dire? Dicotomia? Eh sì, la dicotomia proprio si vede in questi, la PS, sì, direi la PS che è qua, ok, e il suo corpo mentale che è qua. Ok, perché questa interferenza di livello 5, l'entità mentale di livello 5 riesce a fare a tenerli separati. Mm. Ok, quindi quando la PS che lavora tanto tra virgolette, nel senso che riesce ad alzare le vibrazioni e riesce ad andare nella sua direzione, va in questa direzione, no? Poi dopo l'entità mentale di livello 5 riesce ad agganciarlo da qualche parte e porta la mente tutta di qua. Mm. E quindi c'è di nuovo questo estremismo da una parte e dall'altra, dicotomia. Cioè lui lo sentiva perché era proprio questo che succedeva, no? In lui. Mhm. Ma in realtà devono essere tutti sincroni, devono lavorare tutti assieme con la stessa direzione. Ok, tutti gli altri sono molto sovrapposti e centrati, vanno nella stessa direzione e poi c'è la PS che spinge di là e il corpo mentale che spinge di qua. Ecco, è l'unica. E lui adesso lo vede, e lui adesso lo vede e può assolutamente sincronizzare tutto. Vuole andare al cluster? Assolutamente sì. Ci sono contratti relativi a entità eteriche? No, quelle due là, rettile e falconiforme, è come se ci fosse, fa ridere perché è come se ci fosse una riga tratteggiata, che è proprio, rappresenta proprio, come si dice, questa, mm, Dicotomia? sì, questa dicotomia, questa proprio intermittenza, no, della loro interferenza, quando hanno la possibilità di agganciare quelle poche ore o quei pochi giorni e poi si staccano e c'è proprio la linea tratteggiata che rappresenta appunto di nuovo la dicotomia.
Mhm. Che ne fa? Che cosa ne fa? Per portare definitivo, ha buttato tutto dentro. Come lo fa? Perché bisogna farlo, Lui lo fa. No, no, gli viene proprio, eh. No, perché qua la anche qua mente non la lui, usa. No, qua la mente non l'ha usata. anche, Oggi, anche qua lui adesso. manifesta la sua divinità. È lui che lo Esatto. fa. Sì, sì. No, non ci dimentichiamo che quando andiamo nel portale definitivo, buttiamo nel portale definitivo tutti i contratti, siamo noi che facciamo Sì, Dio. Quindi dobbiamo assolutamente. farlo sempre, non solo Mm. quando sei in sessione, lo fanno loro due, io non faccio niente, no, lo state facendo voi. No, no, assolutamente. Io Poi non faccio molti poi niente. si dimenticano e mi dicono, Mm. Lucio, aiutami, perché hanno smesso, dopo la sessione hanno smesso. Sì, Ma con le decisioni, Luca ha un sì. camper, il camper si può muovere, dove vado oggi? Resto qua, mi muovo e se mi muovo dove vado? Mhm. Vado alla fiamma. Certo. Ah. Però OPS chi gli lo stai dicendo sei decide? lì apposta. Chi lo decide? Mi nonna? No, decide Ah, lui. cioè io oggi cosa faccio? Questo. Domani cosa faccio? Lo decido domani, lo creo io. Ma la mascherina, ma chi se ne frega della mascherina? Lo decido io. Io decido Infatti. la mascherina, per dire. Mhm. Eh, Poi ci sono fatti contingenti, ho finito la benzina, devo andare a fare la benzina. La Beh, benzina questa è la è Matrix, no? a Mm. 50 km di distanza, quindi quella roba non la posso fare se non vado prima a 50 km, faccio la benzina, poi torno indietro e faccio quell'altra cosa. Mm. Quindi va bene, non sono interferito perché devo fare 50 km, no. No. Anzi, è la nuova sfida. Mm. Nuova sfida, come fare quello che mi pare con Senza la... farsi, allora in quel caso lì non mi dispero, non mi arrabbio, ma Non mi ok, considero uno sfigato, non no, mi considero... ok, sono manca la tornate le benzina, vado a interferenze. farla, trovo il modo per Ipotizziamo, fare la bravo. benzina e poi vado. Ipotizziamo che di nuovo Luca tra un mese ritiene di avere delle interferenze, fa il sogno coi militari. Mm. E quindi chi se ne frega? Sì, infatti, Chi decide che è un chi se ne frega? Lui. Luca. To guarda, è un Mm, dio. mm, Ha mm, deciso mm. che è un chi se ne frega. Sì, Che me ne esatto. fotte? Me faccio una Mm. risata. Ah, ieri mi ha scritto una... Beh, lo sai, perché te l'ho mandato. Sì, sì. Una signora che era allergica ai pollini delle graminacee da 54 Mm, anni, da sempre. mhm, Una signora che ne ha pochi di più, quindi da sempre, e che le è tornata l'allergia. Allora è andata lì, si è messa lì, è andata a vedere da sola, ha visto che era Odino, che era un signore con la barba, mhm. ha detto io decido che te non mi interferisci più con l'allergia e non ce l'ha più. Mm. Ah, E sta in adesso mezzo ai cammina fiori, le piante, tutto in mezzo ai ovunque fiori e le piante, il e non prato, ha perché assolutamente niente. le Mm, mm, mm. graminacee, quindi sono i prati Sì, fioriti, e non ha più nulla. mm. Chi ha deciso? Lei. Lei? Mhm. Può capitare di nuovo un filmino a luci rosse, potrebbe capitare, potrebbe anche non capitare. Non è il male. Chi decide che è il male? Lui. Sì, Luca. esatto. Chi decide che è il male? Che è tornata l'interferenza? Luca. Chi decide che non è tornata? Anche se ha fatto il sogno o anche se ha visto il filmino? Luca. Mhm. Sì. E Avatar, c'era qualcosa? Sì, c'era lo spicchio delle entità mentali. Mhm. Aspetta, il portale definitivo, via. Ok, buttato via. Ad eternum, sia nell'avatar che nel cluster, e ad Mhm. eternum veritas, sia nel cluster che nell'avatar. Ho finalmente Mhm. trovato il titolo di questa sessione. Perfetto. Bello. Mhm. L'essere perfetto. La situazione in cui è Luca, perfetta. Ho trovato la Mhm. fiamma, è lì, è andato a trovarlo lui da solo. Mm. È una mia ex cliente. E viene da ridere. Io non ho detto niente, non ho fatto Funziona niente, non ho proprio. c'entro niente. Mm. Se non fosse un telefonino questo, mi dovresti scrivere Luca in diretta perché no, non toccare perché sennò è un casino.
fosse un computer si può iscrivere col telefono e aprire la tastiera, poi magari cade la linea. Bene, Mm. nuova frequenza. Lei, quando Luca faceva queste cose, che ha fatto? Guardava, è andata via, l'ho vista nel cinema. No, no, allora, allora, mentre lui si spostava, vedevo che lei non poteva fare a meno che seguirlo, lasciandogli il suo spazio, no? Però c'è proprio il collegamento e quindi è come se lui la trascinasse, no? Mhm. E quindi l'ha seguito in tutti i movimenti. E ripetimi un attimo, e Piaceva. quindi? L'ha seguito E in tutti i quindi? movimenti, Ok. in maniera piacevole, nel senso non è che... Però, sì. Sì. Un ex cliente e amica, non solo ex cliente. Nuova frequenza. 397 miliardi. Ok. Vuole alzarla? Chi crea questo aumento della frequenza? Luca? Ok. Lo dice lui? Sì, sì, l'ha detto lui adesso, l'ha detto L'alziamo? lui. Vuole creare Sì, lui? vuole andare a 650. Mhm. Lei a quanto sta? Allora, s- mm, sta alzando le vibrazioni anche lei guardando lui, no? È come se dice, aspetta che lo faccio anch'io. Ok, se è 650 vuol provare ad arrivare a 800. Ok. Adesso si sono girati uno di fronte all'altro, hanno preso le mani, si guardano negli occhi e stanno stabilizzando le loro vibrazioni a 700 insieme. Mhm. 700. Mm. Consapevolezza. 238. PSPE. Dato meno importante di tutti. Adesso 67. PS 33. Vite. 96. Cervello. 10.8 in questo momento. C'è un momento della... Che strana domanda che mi è venuta. Che è un momento della giornata in cui Luca può aumentare maggiormente la percentuale di cervello. Un momento, cioè un'ora, un Mm. momento in cui lui fa una Sì, sì, cosa, capito. è Mm. in un posto. Allora, come se io vedessi che lui, tipo, tendenzialmente, non so se fino adesso l'ha fatto così, ma vedo che da adesso in poi, diciamo, l'ideale è questo. Tendenzialmente tra le 2:30 e le 5 lui fa la sua passeggiata o corsa o esercizio nella natura. Mhm. E lì, mentre fa l'esercizio nella natura, può proprio allenarsi a aumentare le vibrazioni e vabbè, adesso può provare a farle arrivare come voleva a 800, poi pian piano impara ad alzarle anche di più. La cosa essenziale è che non è che deve cercare di tenerle sempre così alte, è solo l'allenamento. Mm. Poi invece durante la giornata, essendo nella Matrix, il livello non può essere così alto, non si può vivere sempre con le vibrazioni altissime. Mhm. E la PS questo glielo vuole ripetere perché, no? Certo, la Mm, perfezione, no? mm. Altissime, altissime, altissime. Sì, anche non tanto, ogni tanto. Sì, certo, allenarsi ad alzarle anche tantissimo, ma solo per un momento. Bene. Mhm, Beh, uomo energia, arriva. mhm, Gli voleva la Vic, ma insomma, va Vic lui. mm, mhm.
Arriva anche donna energia per la fiamma. Mhm. Sì, ok. Quadri abbraccio, via. Mhm. Messaggio finale di Luca a se stesso e alla fiamma. Allora, a se stesso è proprio fai esperienza nella Matrix e quello che ti può portare sempre di più ad aumentare la tua consapevolezza e l'aumento dell'uso del tuo cervello è proprio eh, abbinare l'aumento delle vibrazioni nelle cose che tu fai sempre, tutti i giorni, e quindi sentire sempre di più la centratura con la tua PS. E alla fiamma dice: ti va di fare questo percorso con me? Mhm. E cosa risponde? Ovviamente sì. Ci sarà bisogno in futuro di un'altra sessione per Luca? No, Perché? perché se chiede un'altra sessione sta usando la mente, quindi si sta facendo interferire. Assolutamente non serve. No. Come lo vedi? Beh, ci sono delle entità, degli impianti mentali, degli impianti, o quelle entità eteriche che girozolavano intorno, come rettili, No, no, EDM, non c'è più vaghi. niente. Ok. No, no, non c'è più niente. Se dovesse tra un mese sognare un coccodrillo, è di nuovo interferito? Che No, per questa fissazione sono interferito è ma diventata una no, fissazione ormai. ma no. Lo vede, anzi, Ma se lo perché, vede è Elena? perché si accorge prima. Forse vuoi dire che non ci sono, che nella Matrix, la possibilità che non ci siano interferenze è valida? La Matrix è interferenza, Sì, la matrix è continua. interferenza, ma possiamo imparare a non farci interferire, ad accorgerci e ad eliminare le interferenze subito, Perché? perché noi siamo Dio e possiamo Ah, tutto. chi ti credi di essere, Elena? Dio Una che dice parolacce. anche. Poi, poverina, non è vero. Non lo so. Ha questa nomea, povera Elena. Però piace. Tutti continuano a dire che si divertono un mondo tra me e te Sì? perché ridiamo, diciamo, sì. Certo, perché bisogna ridere. Beh, per esempio la risata è il modo migliore per Mm, fottere un po' tutti, no? veramente. Però tu ridi troppo, comunque. Beh. Va bene. Va bene, come vedi Luca? Benissimo. Sono tutti e due su un cavallo. Luca guida il cavallo e la fiamma è dietro che stanno sfrecciando verso Colore del cavallo. Iride. È tutto un arcobaleno, tutti i colori. Va bene, abbiamo finito.